Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati nella vostra famiglia trascendente. Come state ragazze mie e ragazzi? Io molto molto bomba, molto meglio bomba, diciamo. Sì, sono state 2 settimane veramente, veramente evolutive, le chiamiamo così, evolutive. Ho compreso tante cose, ma non è una comprensione razionale, è proprio... Cioè la comprensione mentale arriva dopo che ti lasci andare, ti lasci andare. Stiamo facendo una grande esperienza col maestro del dolore qua, vedo che non sono l'unica. E facevo un excursus di tutta la mia vita in questi giorni, da quando, sin dai primi mesi di vita, ho avuto a che fare col maestro del dolore. Da 6 mesi ero in questa cameretta in uno degli ospedali d'Italia, uno dei tanti dove facevo i miei pellegrinaggi alla ricerca di una soluzione, mia madre e mio padre, perché questa bambina non respirava. E quindi io da lì in poi sempre il maestro del dolore, il maestro della malattia, il maestro è lì per farci guarire, è lì per farci guarire. E non importa quello che fai, non importa quello che ti accade, scusami, non importa quello che ti accade, ma cosa ne fai di quello che ti accade? E riflettevo su questo, che vi parlo di questo perché è comune a tutte voi e quindi ehm, ogni pretesto è buono per agganciarci a un concetto e passare a un certo tipo di consapevolezza. Il maestro del dolore mi ha accompagnato tutta la vita, ma proprio marcato, tant'è che mia madre mi chiamava Dolores quando ero piccola, perché stavo sempre male, sempre male. Sono cresciuta in una campana di vetro, proprio per questo motivo. In città, in una campana di vetro, poche uscite, nel caso la bambina poi si raffredda, nel caso poi la bambina sta male, perché ero già cagionevole di salute. E quindi con la consapevolezza di oggi capisco che quella è la strada dove giungerà la mia illuminazione. Perché ogni problema che abbiamo, quella linea di problema che si ripete, no? È lì che tu avrai la tua illuminazione. Senza quella linea lì non hai la tua illuminazione. Cioè quella è la linea evolutiva tua in questa incarnazione. E quindi il dolore ti permette veramente, è il più grande maestro in assoluto, non esistono altri maestri come il dolore. E quindi più abbiamo a che fare con il dolore, che sia fisico, psichico, che poi è la stessa cosa, o lo somatizziamo o è a livello psichico, poi è la stessa cosa. Allora quelli sono i più grandi insegnamenti che possiamo avere e grazie ai quali portare la nostra consapevolezza. Il dolore ti fa fermare, il dolore ti fa meditare. Meditare cos'è? È la presenza a quello che accade, senza giudizio. E quindi più cose della stessa natura succedono, più cose per anni, 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 alla fine ti arrendi, alla fine sei lì nella presenza e comprendi profondamente il valore evolutivo, perché quando poi finisce lascia una scia di potere, di potenza. La potenza deriva dalla saggezza. Non c'è potenza più grande. La potenza deriva dalla saggezza. Il più grande potere deriva dalla saggezza, che ti arriva grazie a questo dolore ripetutosi infinità di volte. Il potere si acquisisce nella saggezza, nella centratura. La saggezza ti centra, ti ferma e quindi la mente inizia a diventare quasi, ti fa tenerezza, no? A un certo punto.
e, e sorridi quando passano dei pensieri puramente della mente razionale. E in questo momento storico del Kali Yuga, per chi non conoscesse il Kali Yuga, è il momento più oscuro dell'umanità in cui abbiamo scelto tutte di incarnarci, tutti noi, tutta la nostra famiglia, tutta la nostra comunità. Ci siamo proprio dette, ok, fra un po' di milioni di anni, centinaia di anni, scegliamo questo momento perché abbiamo gli strumenti per farlo, per essere i pionieri della nuova era. E quando l'abbiamo detto non eravamo ubriache, cioè nel senso non eravamo ubriache quando l'abbiamo detto, eravamo proprio consapevoli. Ecco, in questo momento storico il dolore si fa sempre più forte perché? Perché tu lo senta, la tua anima te lo vuole far sentire, perché il dolore cos'è? È pathos, è poesia, è l'unico modo che ha l'anima per comunicare con te, è il pathos. L'anima si nutre di poesia, l'anima è natura, la natura è poesia, la natura non va intesa sotto un profilo oggettivo, no, la natura è un simbolo di poesia, è un simbolo di bellezza, è un simbolo di amore. Perché l'amore? Cos'è l'amore? È il darsi, e la natura si dà incessantemente, e noi siamo natura. Noi volenti o nolenti ci diamo sin da quando nasciamo. Il più grande darsi della nostra vita è nella morte, perché noi sin da quando nasciamo ci diamo alla vita, fino a quando non ci disincarniamo. Quindi noi inconsapevolmente ci diamo. Cosa significa essere consapevoli di questo darsi, che tu già lo fai a prescindere inconsciamente? Significa avere il potere dalla morte. La morte è invisibilità, è femminilità, il regno ctonio, sotterraneo, il femminile. E quando tu prendi consapevolezza del tuo darti, che lo fai inconsciamente, tu inizi a acquisire potere dall'invisibile. Come vi ho spiegato nel video, non mi ricordo adesso quale video di magia pratica fosse, forse il 4, forse il 5, il 6, il 7, insomma i penultimi. E noi siamo viventi e morenti allo stesso tempo. Per i buddisti il vivente è quello che ha il corpo fisico, il morente è quello che ha il corpo di bardo, che non si vede. Noi abbiamo il corpo visibile e il corpo invisibile, siamo morenti e viventi simultaneamente. E quando tu prendi familiarità con la morte in tal senso, cioè con l'invisibile, la morte è l'invisibile. Per la mente razionale tutto ciò che non si vede è morte. E quindi è morte l'anima, non esiste gli spiriti, non esiste lo spirito, quindi mi spiego. Ecco, più tu prendi consapevolezza di questo darti continuo, più tu acquisti potere dall'invisibile. Il potere è la saggezza, e la saggezza ti fa conquistare tutto, tutto. Ci sono degli altri mantra che voglio dirvi. Io, come vi ho scritto anche ad alcune delle nostre sorelle che mi hanno scritto per email, vi sto dando a gocce i mantra, affinché quei mantra vengano sedimentati bene dentro di voi. C'è un altro mantra potentissimo che voglio dirvi, che io imparai sempre da Selene. Selene è stata una grande maestra per me, come lo sono stati tanti altri prima di lei, proprio perché il maestro è quello che ha fatto le cose prima di te e risuona con la tua frequenza. E questo è un maestro, colui che ha fatto delle cose prima di te e ti indica i suoi passi, quali sono stati i suoi passi. Se risuona con la tua frequenza, lo vedi come un maestro. E quindi
io e Selene ci siamo incontrate nel momento giusto. E un altro di questi mantra l'ho appreso da lei. Questo mantra è Sabbe Satta Sukhi Hontu. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Possano tutti gli esseri essere felici. Questo è un mantra potentissimo che viene usato per tantissime cose. Io l'ho anche usato per pacificare uno spirito perturbato in una delle mie stanze a casa mia. È una sorta di esorcismo, chiamiamolo così. Lo uso quando faccio le benedizioni alle persone, nelle pratiche sciamaniche, nel portare guarigione ad alcune persone piuttosto che ad altre, in tutte le meditazioni che faccio quotidiane per la nostra comunità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Possano tutti gli esseri essere felici. I mantra sono strumenti potentissimi perché vengono ripetuti da centinaia e centinaia di anni e quindi si creano queste forme pensiero di potere dai monaci e dai maestri. E quindi sono proprio amuleti, sono proprio incantesimi meravigliosi. E anche se la tua mente razionale ti dice che cosa stai dicendo, non serve a niente, le nostre cellule recepiscono subito il messaggio. Le cellule hanno memoria cellulare e quindi è il tuo subconscio che acquisisce il messaggio, anche se la tua mente non ci sta credendo. La mente è marginale, veramente marginale, fino a quando poi con la ripetizione le tue cellule, ogni volta che ripeti i mantra, come se le dovessi vedere come se brindano tra di loro, brindano. Finalmente l'ha detto, lo sta dicendo, guarda che musicalità. Alla fine si instilla in te il potere del mantra, è già istantaneo. Vi dico come si scrive questo mantra. Allora, qua avevamo Uketamo, vi ricordate? Questo è io includo, questa non scrive, non sta scrivendo, aspetta, vediamo, non scrive, non scrive, deciditi però, bella mia, scrivi o non scrivi? No, non scrivo bene, è un po' influenzata pure questa, aspetta, prendo l'altra penna, c'ho il matitone qua, ok. Uketamo è io includo, includo. Quest'altro è Sabbe Satta Sukhi Hontu con l'H. Eccolo. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Possano tutti gli esseri, possano tutti gli esseri essere felici. Anche quando pensi che tu abbia intorno energie negative, o quando io uso per esempio quando sto dedicando i meriti ai miei avi, ai miei antenati, a mia madre piuttosto che a mio padre, a un'amica piuttosto che a un amico, a una cliente piuttosto che mi spiego? Questo è il mantra che ripeto e poi anche quando sono a contatto con la gente nel mondo mondano. Succede di rado, diciamo, però quando sono a contatto, ad esempio un ricevimento, un qualcosa, un luogo pubblico, mentre le persone mi parlano, e io mentre loro parlano mando il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu, Sabbe Satta Sukhi Hontu, Sabbe Satta Sukhi Hontu. Utilizzando anche il potere dell'immaginazione faccio piovere polvere d'oro su di loro, ok?
Ok, poi faremo un altro podcast con quest'altro mantra sui vari utilizzi, ma hanno proprio questo impatto fortissimo, ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, settimana che va dal 2 all'8 dicembre, abbiamo due varianti oggi, vi faccio scegliere le varianti, ovviamente le potete sentire, scusatemi, ma oh meraviglia, c'ho la tosse, meraviglioso. Anche questo, no? L'eterno ritorno dell'uguale. Sono sempre stata malata. Ma non dipende dal tipo di vita che fai. Dipende come tu approcci la vita. Quello che ti deve arrivare sono eventi inevitabili affinché tu possa bruciare paure, resistenze e attaccamenti che ti separano dal darti. Appunto. Ok. Quindi, due varianti che potete sceglierle anche più di una. Andiamo a vedere qual è l'energia di questa settimana e come adempiere al massimo successo perseguibile per te in questa settimana. Abbiamo pubblicato tutti i segni zodiacali per il mese di dicembre 2024, lì c'è il postulato essenziale per quanto riguarda la vostra evoluzione nel mese di dicembre. Da guardare soprattutto a livello, a livello generale il vostro segno e il vostro ascendente. Quindi quello è il lavoro mensile. Adesso andiamo a vedere in questa settimana quali sono i dettami per te e come evolvere verso il massimo successo perseguibile dalla tua anima. Mi fermo un attimino, vado a bere un bicchiere d'acqua, prendo un po' di propoli e partiamo. Allora, ragazze mie, eccoci qua, mi sono messa la caramella in bocca in modo tale che... Scusate se mi sentite ogni tanto che sto degludendo. In modo tale che posso fare la lettura fluida. Allora, prima variante, seconda variante. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa, perché poi mi vengono dopo le cose. Su quel video che abbiamo fatto fortissimo e potentissimo, l'abbiamo pubblicato giovedì se non sbaglio, no? Giovedì. Quello su il significato profondo, inconscio delle azioni che stai compiendo, no? Dove abbiamo fatto la breve meditazione. Vabbè, non spoilerò niente per le ragazze i ragazzi che non hanno visto ancora. Un video potentissimissimo. Alcuni di voi mi hanno detto mi è venuto sonno, o spesso mi viene sonno in alcune letture, se quando sento dei podcast mi addormento. Vi ho detto che quando vi arriva il sonno ha a che fare con un livello full e pieno, ha raggiunto il livello di percezione possibile a livello concettuale. La vostra mente non può supportare oltre, perché si stanno acclimatando i nuovi concetti dentro, quindi staccate e riposateli, va bene? Significa che, ripeto, la mente non può comprendere quello che stai sentendo, ma l'anima sì. Molti di voi, per esempio, lasciano i video di notte, no? Dove le informazioni lavorano indisturbate nel subconscio. Quando il livello di consapevolezza vibratoria raggiunge un certo stadio, si apre anche la comprensione intellettuale. Va bene? Quindi riposatevi anche sul sonno. Vi ho detto, quando vi viene sonno, quando noi dormiamo è una piccola morte, sia che siano 15 minuti, 20 minuti, tutta la notte. Approfittate del sonno, perché quando vi arriva il sonno, anche 15 minuti, anche 20 minuti, voi attraversate la grande soglia. Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 6, forse, non mi ricordo, noi bruciamo karma quando attraversiamo la grande soglia. E vi ho parlato degli spiriti che entrano ed escono dalla grande soglia, i preta, i cosiddetti preta, che per avere un buon karma, poi per incarnarsi, devono bruciare quanto più karma possibile. Entrano ed escono dalla sfera terrestre, come attraversando la grande soglia. Quindi quando voi dormite, attraversate la grande soglia e quindi bruciate karma. Più karma bruciate, più i vostri corpi si alleggeriscono, più acquisite nuovi concetti anche a livello intellettuale. Va bene? Ok. Allora, prima variante o seconda variante avrete già scelto e partiamo dalla prima variante.
Allora, allora, queste caramelle sono fortissime, buone, liquirizie, mente, cose. Allora, andiamo a vedere adesso per questa settimana che cosa ti chiede la tua anima per evolverti in questa settimana, quali sono le sfide affinché tu possa e gli eventi affinché tu possa superare le tue paure, attaccamenti e resistenze che ti separano dalla grande prosperità. Settimana che va dal 2 all'8 dicembre. Adesso andiamo a mettere qual è la tua energia, le energie o l'energia con la quale ti confronterai sotto forma di persone, eventi, enti, circostanze e qual è la chiave. Ok? Allora, per i miei ragazzi, settimana che va dal 2 all'8 dicembre. Settimana che va dal 2 all'8 dicembre. Allora, come sta la tua energia? Com'è l'energia con la quale ti confronterai sotto forma di eventi che sono enti, entità, spiriti, numi, dei che si incarnano anche nelle persone che incontri affinché tu possa fare un certo tipo di esperienza emozionale? Qual è l'energia con la quale ti confronterai? E la chiave, perché ti confronti con quell'energia? Cosa devi integrare? O cosa devi vedere? Allora, partiamo da qui. Come sta la tua energia? La pozione ricorda di praticare il tuo amor proprio. Tu stai una bomba. Se non è così, sappilo. Qua c'è una bruca 100%, una strega al 100%, sei proprio tu. Mia sorella, mio fratello, ok. E qua c'è una bellissima immagine di questa ragazza che sta facendo le pozioni, no? Le pozioni cosa sono? Sono i mantra, sono il lavoro su di sé. A te ti vedo con una bellissima energia di lavoro su di te. Di lavoro su di te ben fatto, scrupolosamente seguito. E questa settimana ricordati di praticare il tuo amor proprio, significa che ogni volta che te lo dimenticherai ti ricorderai. Mm? E questo cosa significa? La presenza. Mi ricordo che c'erano delle mie prime allieve, chiamiamole così, anni fa, che mi dissero, e gli facevo fare gli esercizi di presenza, no? Quelli delle grandi scuole esoteriche, quando bevi, ricordati di bere, quando mangi, ricordati di mangiare, cioè non pensare ad altro. E le facevo anche mangiare con la mano sinistra, se non erano mancine, perché devi mettere più attenzione se non è la mano con la quale pratichi le cose, no? Quindi ti costringe alla presenza. E mi dicevano dopo qualche giorno, alla fine giornata mi sono ricordata che mi ero dimenticata di essere presente. Questo cosa significa? Che il lavoro della presenza sta lavorando in te. Il fatto che ti ricordi che ti sei dimenticata vuol dire che sta funzionando. Quindi ricorda di praticare il tuo amor proprio. Quindi è una bellissima carta di presenza questa per te. Vediamo con quali energie ti confronterai in questa settimana. Escapista, regresa, ottimismo. Ti confronterai con qualche persona o circostanza che o evita il tuo contatto, o evita di parlarti, o evita, o è una persona che è un po' più evitativa, è una persona un po' più riservata, quindi con queste energie ti confronterai. E credo, sì, ti confronterai con queste energie, vediamo perché, poi ti spiego. Perché? Torre, disconnetta e rilassati un pochino. Allora, ti confronterai con delle persone o che sono evitative di per sé, un po' più timide che non parlano, o che ti evitano, o situazioni che ti scatenano questa sensazione del ma perché mi evita? Ma perché non mi parla? Ma perché ti confronterai con queste situazioni in questa settimana affinché tu possa, con questa torre, che non è la torre dei tarocchi, è un altro tipo di torre, qua c'è una donna che fa yoga, affinché tu possa
disconnetterti da cosa? Da queste situazioni vissute sul personale, ma guardare queste situazioni che ti stanno portando a te la necessità di fare un certo tipo di esperienza emozionale. Cioè non devi guardare le situazioni e le persone, le circostanze come se ti fanno qualcosa di personale. Noi qua stiamo a destrutturare l'io, cioè a destrutturare l'ego, a destrutturare il personale. Ok? Quindi questo è un cambio di prospettiva. Quindi la settimana si contraddistingue da queste energie dove ti vedo già in presenza per lavorare su di te, con delle persone, circostanze che sono o più timide o più riservate, o ti evitano o vogliono stare con loro stessi, o sono magari delle persone che ti fanno anche da specchio alla necessità di stare con te stessa all'interno più che guardare fuori le cose, no? Affinché tu possa cambiare prospettiva degli eventi. Per esempio, hai a che fare con una persona, qua c'è una ragazza in pigiama, no? Che preferisce stare un po' più a casa, un po' più riservata e non vuole uscire, oppure una persona un po' più di questa natura qui. Cosa ti sta riportando questa persona? La necessità di tornare a te, la necessità che ci sono delle parti di te che vogliono essere accolte, accudite da te, cioè la bambina interiore e il bambino interiore soprattutto, no? Ci sono quindi queste circostanze con le quali, ripeto, avrai a che fare in questa settimana che ti daranno la possibilità di cambiare prospettiva rispetto alla vita, rispetto alle cose della vita e di amarti di più. Le pratiche che farai in questa settimana grazie a questa risonanza di energie ti permetteranno di manifestare il tuo amor proprio. Tipo, persone con le quali che non gli va di uscire, persone con le che non... Un'amica, un amico, un partner, non mi sta andando di fare questo, non mi sta andando di fare quest'altro. Ok, che emozione ti provoca? Fatti questa domanda. L'emozione che ti provoca è la dea con la quale tu dovrai avere a che fare. È una dea che ti permetterà di cambiare prospettiva, ma soprattutto se hai immagini di persone che non vogliono uscire o che evitano, eccetera, ti dice anche tu disconnettiti, rilassati. Va bene? Rilassati. Se hai a che fare con delle persone che si rilassano troppo e tu sei invece una persona più iperattiva, ti stanno rimandando la necessità di rilassarti, di praticare la meditazione, di stare un po' più a contatto con l'invisibile, con le tue emozioni. Questa è la settimana in cui le circostanze con le quali avrai a che fare faranno leva sulla tua necessità di parlare con l'invisibile. Spiriti, dei, numi, emozioni, ok? Sono carte di molto relax. Qua ci sono due letti, delle ragazze che hanno lavorano dall'interno con le loro pozioni magiche o con un libro o con la pozione proprio magari una tisana, le erbe raccolte nel bosco. Non so se avete il bosco, io ce l'ho qua di fronte, ogni tanto vado a raccogliermi cose, il timo, rosmarino, affinché si possa cambiare un certo tipo di prospettiva. Qual è questo tipo di prospettiva? Qua c'è un'esigenza di ritornare dentro di te perché c'è molto iperattivismo mentale, ok? Allora, detto questo, andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito, va bene? Allora, vediamo, ci mettiamo questi, ok. Cosa accade in questa settimana? Quali sono le energie con le quali ti confronterai? Vediamo. 9 di coppe, sì, energia di amor proprio c'è qua. Cavaliere di denari, re di coppe, bellissima la stella. Sono carte bellissime queste, ragazze, eh? Sono carte bellissime. Mettiamoci una pietrina qua se non mi bloccano il video, la signorina sta nuda. Allora
Allora, mi stanno raccontando che in questa settimana tu godrai del tuo amor proprio. Energia di molto amor proprio, 9 di coppe, vedo che ci sono una bellissima energia di godimento, di stare bene con se stessi, l'amor proprio a prescindere dagli altri, no? Energia autonoma di soddisfazione. Abbiamo cavallo di denari, mi parla del fatto che ci possono essere delle entrate che ti portano a stare ancora meglio, anche a darti magari a farti due massaggi, un massaggio in questa settimana, o a farti, non so, parrucchiere, a concederti anche delle cose benessere per il corpo. Vedo una settimana bellissima di grande, non so se si può dire, fluidezza emozionale. E se sei uomo, io vedo che questa è la settimana in cui avrai dei risultati per quanto riguarda la parte lavorativa, soprattutto per delle intuizioni che ti arriveranno, che ti porteranno a realizzare un successo in questa settimana. Sì, se sei donna, io vedo che qua c'è una persona, questo re di coppe con la stella, col cuore aperto verso di te. Non so chi sia, non stiamo facendo una lettura sull'amore in senso generale. C'è una persona, un uomo in particolare in questa settimana, può essere il segno del cancro, pesci, scorpione, avere ascendente in tal senso, ma al di là è una persona empatica che ti dà le giuste intuizioni anche per quanto riguarda, credo, le attività lavorative. Ti dà delle intuizioni per quanto riguarda il profilo economico, lavorativo, riguardo a un progetto che hai, e questo ti farà molto felice. C'è una condivisione bella con un uomo in questa settimana, con la quale c'è molta sintonia, allegria. Se è una persona in senso romantico, vedo molta passione, anche molto eros e passione e romanticismo in questa settimana. Sì, questo è proprio in linea generale per te in questa settimana. Vediamo un po' due altre. Tre di bastoni. E questo cos'è? Questo è il cavallo di bastoni. Questo è il cavallo di bastoni, no? Credo di sì. Sì, questo è il cavallo di bastoni. Vedo dei cambi che arrivano da parte di un uomo o di questa persona qui. Una persona probabilmente che stavi aspettando, che era fuori, o una persona con la quale si aprono anche nuove prospettive, o in ambito lavorativo o anche in ambito relazionale, che può essere anche sentimentale. Una persona che può farti anche una sorpresa che era a distanza, o comunque una persona che ti, mm, ti supporta in ottime energie. Ti supporta in ottime energie. Leggendo queste carte qui, al di là di tutti gli altri eventi che possono accadere, mi puntano l'attenzione su questo. Qua avrai a che fare con una persona che può ritornare a casa, che può ritornare a casa nel luogo dove sei tu, che abita nel luogo dove sei tu, è una persona molto introspettiva, ma anche una persona molto vicina al suo cuore, questo re di coppe qui, che ti porta anche a vivere dei momenti di ilarità, di serenità, di disconnessione dal mondo e di rilassarti. Diciamo che questa può essere anche una persona con la quale tu, quando sei in presenza di questa persona, ti senti come se stessi sola. Questa è una cosa positiva, cioè, che vuol dire sentirsi soli con una persona accanto? Non in senso negativo come lo intendiamo noi, ma come se fosse una persona talmente vicina a te che non ti vergogni, che stai bene, mi spiego? È come se fossi con un altro te, d'accordo? Sì. Vediamo un po', carta positiva per te in questa settimana. Carta positiva 5 di spade. Guarda, mi dicono che ci possono essere state delle tensioni o un no contact o un po' di malessere, di stress mentale per altre cose, no? Lo dicevano anche qui, rilassati. Infatti questa è la settimana in cui ci sarà molta fluidità delle emozioni e non ci sarà stress, vedi, non ci sono carte di stress in questa stesa. Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, questo per quanto riguarda in linea generale, adesso ci vediamo un attimo l'amore. Allora, andiamo a vedere come sta l'energia dell'amore per te in questa settimana, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Andiamo un po' a vedere. Mettiamoci questi oracoli, una carta di questi oracoli. In amore, cosa accade per te in questa settimana dal 2 all'8 dicembre? Pausa emotiva e relazionale, chakra della corona. È possibile che alcuni di voi siano in pausa
da una persona, o siano un po' distaccate o distaccati da qualcuno, o qualcuno si è preso una pausa. Chakra della corona, che è proprio il settimo chakra, mi parla di un nuovo inizio dopo questa pausa, o che tu sia sola, single, o che ci sia una persona, c'è un distacco emozionale, una pausa emotiva, no? Volta ad avere un nuovo inizio nella propria vita relazionale. Chakra della corona è proprio come se fosse il nuovo inizio del settimo chakra, cioè con una visione divina più onnicomprensiva. Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, amore in questa settimana, dal 2 all'8 dicembre. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore? Sette di spade evitativo, vedi? Te l'avevo detto già qua, sette di spade, poi l'imperatrice, il 5 di denari. Io qua ti vedo, allora qua ci sei tu come imperatrice anche se sei uomo. Mi parla di una situazione dove è possibile che tu ti sia staccata un po' dal mondo, un po' dall'altra persona, un po' dagli altri, perché vuoi le cose alla tua altezza. L'imperatrice. 5 denari è come se mi dicessero le persone, o quello che hai percepito nelle relazioni in questo momento è stata un'energia di carenza o di penuria, non alla tua altezza. E quindi è come se pausa, no? Cioè ritorno dentro me stessa per fare chiarezza in me attraverso il lavoro sulle emozioni, affinché possa proiettare anche all'esterno una persona che mi rispecchi a livello emozionale, no? Cioè rispecchi la mia quello che voglio. È possibile che tu voglia concretezza, stabilità, l'imperatrice mi parla di stabilità, di concretezza, ma hai avuto a che fare con persone che non volevano concretezza e stabilità, oppure puoi essere il contrario tu, eh? Abbiamo ancora la Venere in Capricorno fino all'8 dicembre, poi passa in Acquario l'8 dicembre, quindi come vi dicevo anche nei video sulla Venere in Capricorno, la Venere in Capricorno vuole stabilità, vuole radicamento. È possibile che tu ti sia confrontata con questo tipo di emozioni o confrontato e lavorato su di esse. Ok, quindi abbiamo un'energia di pensare molto alla tua stabilità, cosa è per te la tua stabilità, il tuo amor proprio, cosa è per te, cosa a te ti fa sentire stabile, prima di tutto in te stessa o in te stesso, per poi darti all'altro. Un'energia molto concentrata su di te qui, e lo vedevo anche qui. Vediamo, quindi è possibile molti di voi in amore vivano questo, anche se ci sia una persona, un'energia un po' più introspettiva la tua qui in questa settimana. Vediamo cos'altro. Questa è caduta da sola, 10 di spada al contrario. Io non leggo le carte al contrario, però è come se mi dicessero un momento di tormento emozionale sta giungendo al termine grazie a questa settimana di lavoro emozionale. Allora, vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana. Sei di coppe. Regina di denari. E il 2 di denari. Qua si percepisce una persona che ha una bellissima energia nei tuoi confronti, sei di coppe, ma forse è molto occupata sulle sue responsabilità di lavoro, denaro e famiglia, e quindi sta cercando di ricalibrare le sue priorità. Magari è concentrata sulle sue responsabilità, lavoro e famiglia, o lo è stata questa persona, tu volevi maggiore stabilità. Qua non mi parlano in questa settimana di una persona nuova, mi parlano di una persona che tu conosci bene, sei di coppe, va bene? Stanno parlando di questo, con la quale forse c'è una pausa fra entrambi, o semplicemente un po' più di distacco del normale. Credo che sia da parte tua, però. Comunque, vediamo un po' alla fine cosa succede in amore per te in questa settimana. Asso di bastoni, 2 di bastoni, comunicazioni, 8 di bastoni. C'è una nuova opportunità di allegria che giunge. Magari una persona che era a distanza e ti osservava molto, che voleva venire da te,
o comunque una persona che ti osserva, c'è un'opportunità nuova qua, fra queste due energie. Asso di bastoni, 2 di bastoni, apertura di cammino, di possibilità, 8 di bastoni sono viaggi, anche spostamenti e movimenti, va bene? C'è una nuova opportunità dopo una pausa che mi può parlare anche di una persona nuova qua con l'asso di bastoni, che è una persona che può avere degli impegni familiari, anche con dei figli, però qua troverà molto interesse nei tuoi confronti e vedo che tu valuterai effettivamente bene questo interesse, perché queste sono carte di entrambe le energie, d'accordo? Vediamo l'energia positiva per te in questa settimana. 4 di bastoni, sì, vedo un incontro qua, vedo un incontro, vedo lo stare insieme, assolutamente sì. Energia negativa in questa settimana. L'eremita, certo è che ci vai un po' prudente, qua c'è un po' di prudenza, l'eremita al blocco è come se, è possibile che sia anche una persona che conosci da tempo, al blocco. L'eremita mi parla di una persona che sa trovare la via, il cammino, ed è come se ci fosse stata un po' di incapacità magari da parte tua qua a connetterti con la verità profonda, però vedo che qua arriva una nuova energia per te, qualcosa che ti apre di più anche a livello kundalinico, creativo, e quindi non ci sarà più questa insicurezza, vedo, sì. Sì, l'appeso su energie di fermo, no? Qua vedo che riparte la cosa in questa settimana dopo queste pause qui, d'accordo? Vediamo un po' con i miei oracoli, lui, lei, cosa ti dirà questa persona, e per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Per capire mi sono distrutto. Qua veniamo da un'elaborazione di un dolore, tant'è che il settimo chakra si apre proprio dopo quando raggiungiamo il fondo e poi si spicca la luce di nuovo, no? Per capire mi sono distrutto è una persona che per comprendere ha lavorato molto su di sé. Questo può essere sia la tua stessa energia che l'altra persona, che poi è sempre uno specchio. Cos'altro? Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Conti molto per questa persona e nessun'altra persona conta quanto te. Vediamo un'altra. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Sì, è una sorta di pacificazione, una sorta di speranza. La speranza, le stelle sono la speranza che torna a fluire, la bellezza, l'energia creativa, anche sessuale, kundalinica. Sì, è una bellissima energia. Vediamo da un momento di introspezione che si passa a una situazione di maggiore apertura. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, concludo qui. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante degli oracoli. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 2 all'8 dicembre. Andiamo a vedere quali sono le tappe evolutive con le quali ti confronterai finché tu possa adempiere al sommo scopo della tua anima. Allora, metterò l'energia con la quale tu ti trovi, l'energia con la quale ti confronterai, che sono gli eventi che ti accadranno sotto forma di enti, entità, spiriti, dei, numi, comprensivi anche delle persone e delle circostanze con le quali avrai a che fare. E poi andiamo a vedere la carta al centro, che è la chiave, l'integrazione di entrambe, il perché. Ok, allora, vediamo un po', dal 2 all'8 dicembre, quali sono le energie con le quali ti confronterai. Allora, vediamo prima di tutto come sta la tua energia. L'energia con la quale ti confronterai, comprensiva di persone, eventi, circostanze, e perché? Cos'è che lega entrambe le energie? Allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo prima di tutto qual è la tua energia. La terra, Gaia, questa è una bellissima energia, è proprio madre terra,
è un'energia bellissima con la quale tu stai vibrando, è un'energia di dolce attesa. Qua c'è una donna incinta ed è Madre Terra che nutre costantemente i suoi figli, no? È come se tu nutrissi costantemente te stessa o te stesso, ti prendessi cura delle persone che ami, delle persone con le quali entri in risonanza, in contatto, come se vedessero in te il seme del materno, del femminile. È un'energia di concretezza, di pragmatismo, la tua con la terra, possibile che tu sia un segno di terra, ascendente terra, ma al di là di questo è un'energia di dolce attesa e di dolce fluire con la vita. È un'energia bellissima di calma, di tranquillità, di pacatezza. Questa è l'energia con la quale tu sarai in questa settimana, bellissima. Vediamo qual è l'energia con la quale ti confronterai, ossia eventi, persone, circostanze. La saggezza, ti confronterai con delle situazioni che hanno a che fare con la saggezza. Allora, questa carta mi richiama delle cose che ti voglio dire in questo momento. La saggezza è la saggezza umana. Ti confronterai con delle persone in questa settimana che avranno molta saggezza e dalle quali tu troverai ispirazione. Ispirazione sulle cose che vuoi raggiungere, sui tuoi progetti. La vita ti metterà davanti delle situazioni che ti apporteranno saggezza. La saggezza umana è ciò che abbiamo sperimentato nella vita e siamo giunti a delle nostre verità, ma solo grazie a quella esperienza che abbiamo avuto è possibile giungere a una tale saggezza. È quello che vi ho raccontato nell'intro delle previsioni settimanali, no? È proprio la saggezza il grande potere. E quindi avrai persone che ti confronterai con delle circostanze, con delle persone che ti parleranno, che hanno avuto delle esperienze di vita e che sono giunte a una certa saggezza, quindi ti ritroverai ad avere a che fare con delle persone di potere, di saggezza in questo, che ti daranno grande ispirazione. E possono essere anche delle circostanze, dei fenomeni, degli enti, delle entità che ti apporteranno grande saggezza, ossia un evento in particolare che ti apporterà saggezza, che è la chiave del potere. Ok, queste due carte mi stanno parlando anche, siccome qua vedo dolce attesa, attesa di qualcosa, gli eventi della vita ti faranno incarnare ancora di più la consapevolezza della natura. Cosa vuol dire questo? Che in natura quando tu pianti un semino è necessario attendere che la pioggia degli eventi lo faccia poi germogliare. E quindi c'è anche una consapevolezza nell'attesa, nel fluire, nelle tue manifestazioni, in quello che vuoi realizzare. Quindi gli eventi ti apporteranno saggezza in ciò che vuoi realizzare, nella giusta attesa, nelle giuste concatenazioni di eventi. Vediamo il perché di tutto questo. L'acqua, perché devi fluire. Allora, per alcuni di voi che state attendendo degli eventi importanti della vostra vita di qualsiasi natura, le circostanze della vita ti porteranno a sperimentare la fede e quindi a fluire con gli eventi prima che questi accadano. L'acqua mi parla delle emozioni. Ti confronterai in questa settimana con degli eventi, con delle persone, con delle circostanze che ti permetteranno di fluire ancora meglio con le tue emozioni. Soprattutto per quanto riguarda, e qua mi arriva lampante l'attesa e l'iperrazionalismo, sia la mente che è iperrazionale, così veloce, che vuole discostarti invece dalla vera essenza delle cose, magari ti fa arrivare l'ansia su qualche cosa, su qualche prestazione. Ok, in questa settimana ciò su cui ti devi centrare è la presenza, perché l'acqua mi parla di emozioni, che alcune emozioni possono essere stagnanti e quindi alcuni chakra possono essere un po' più lenti di altri. Quindi mi dicono che ci sono situazioni esterne che ti permetteranno di fare rifluire, un po' come la temperanza, rifluire i chakra un po' più stagnanti, l'energia kundalinica, situazioni che ti metteranno a confronto con certe emozioni che parlano di fluidità. Cioè l'obiettivo di queste emozioni con le quali tu ti confronterai è la fluidità.
fluisci con gli eventi, perché gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, sono fonte di saggezza, qualsiasi eventi siano. Gli eventi sono spiriti, dei, così come le persone che si fanno portavoce di quegli eventi e di quelle emozioni. Qua avremo anche, ti confronterai anche con delle persone che hanno acquisito della saggezza, e questo ti permetterà anche di dare loro una spalla con cui confrontarsi, mi spiego? Molto belle e profonde queste carte. Fammi vedere adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questa settimana. Quali sono gli eventi sui quali punteranno l'attenzione? Vediamo. Settimana dal 2 all'8 dicembre. Settimana dal 2 all'8 dicembre per le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante. Vediamo. 3 di denari, il diavolo, l'asso di coppe. Wow, il 3 di coppe è una bellissima stesa. Mi parlano di più cose. Mi dicono che nel lavoro ci possono essere delle entrate o dei progetti con i quali tu collaborerai. Oppure il lavoro va molto bene col 3 di denaro, ti vedo costruire qualcosa o ambire a un progetto e anche avere successo in quell'ambizione di un progetto lavorativo. Avere la presa di coscienza del fatto che tu, ambendo a un determinato progetto lavorativo, qualcosa nel lavoro lo consegui e lo consegui già in questa settimana. E quindi vedo cooperazioni, venirsi incontro sul lavoro, vedo anche, ti vedo anche molto ambiziosa, molto ambizioso su questo profilo qui lavorativo e consegui questa cosa, consegui qualcosa in ambito lavorativo o di tuoi progetti o dei tuoi hobby dove ci sono delle entrate di denaro e questo ti porta ad essere molto felice con l'asso di coppe e anche a festeggiare con gli amici in questa settimana. Ti vedo celebrare con gli amici qui e con le persone a cui vuoi bene per un buon lavoro svolto, un successo conseguito in ambito lavorativo, perché sei soddisfatta del tuo lavoro in ambito lavorativo, del tuo lavoro, sei soddisfatta di quello che hai fatto in ambito lavorativo, soddisfatto. È una settimana molto bella questa, molto bella. Vedo anche per molti di voi, specialmente per... Abbiamo la Venere che sta per entrare in Acquario l'8 dicembre, ci sono nuove conoscenze, una nuova ventata di aria fresca con quest'asso di coppe e il 3 di coppe, ben aspettato per i nuovi amori. Vedo che potete conoscere gente nuova e soprattutto una persona che pigia sull'acceleratore, ok? Quindi molto ben aspettate le nuove conoscenze e i nuovi amori in questa settimana o il rinnovo da un punto di vista passionale di una relazione. Anche usciamo, facciamo, vedo passione, amore in questa settimana, ok? Bellissimo. Vediamo due altre. C'è il 2 di coppe qua. Questa è la settimana dell'amore, La settimana dell'amore, poi che c'è altro? E il Papa addirittura. Qua c'è una persona che fa seriamente con te. 6 denari, assolutamente. C'è una persona che fa seriamente con te, ti chiede un incontro per parlarti di un upgrade della relazione, oppure tu, ben aspettati sono gli incontri nuovi in questa settimana, tra queste persone c'è una persona che fa molto seriamente con te. E promette bene, dice questo amore qui, promette bene, molto bene. Tu avevi l'energia della terra, quindi stai vibrando già molto alto, no? Con i ritmi della natura, con il ritmo della fede, con il ritmo del darti, dell'amore. L'amore già viaggia in te, ecco perché mi proietti la saggezza esterna. E quindi qua abbiamo una persona che fa molto seriamente con te.
e ti invita fuori o ti invita o ti parlerà di un discorso molto serio con il Papa, una persona che sa cosa vuole, sa come arrivarci e su cui ci si può fare affidamento. Stesa bellissima, bellissima, e vuole fare progetti insieme a lungo termine, sì. Vediamo energia positiva, l'amore comunque lo vediamo dopo, energia positiva per te in questa settimana. Il 9 di denari, energia positiva, il lavoro va benissimo. Te l'ho già detto, il lavoro va benissimo. Consegui dei successi lavorativi o delle entrate in più, il lavoro va benissimo. Quale può essere la carta negativa in questa settimana? L'asso di bastoni, probabilmente un po' di passione che non c'era. Passione, sessualità, creatività, in questa settimana esplode tutto, eh? Ti avevo detto che c'erano delle emozioni stagnanti qua, guarda come si riparlano poi tra loro. Un po' di creatività che veniva meno, un po' di, oppure il rinnovo di una relazione magari era una cosa statica, qualcosa di più statico, si rinnova la passione qua. E anche nuove idee, nuovi progetti, o qualcosa di nuovo. L'energia kundalinica era al blocco, l'asso di bastoni, un po' anche un po' di mancanza di entusiasmo ultimamente come concetto principale. Invece qua vedo che è una settimana molto bella in cui ripartono le cose, ok? Ok, bellissima energia ragazze mie e ragazzi, complimenti. Adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, abbiamo visto che è la settimana dell'amore per te. Vediamo nella stesa sull'amore cosa ci raccontano, vediamo un po'. Cosa ci raccontano sulla stesa dell'amore specifica? Vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore, cosa accade in amore in questa settimana. Voglio metterci prima questa carta qui. In amore, settimana che va dal 2 all'8 dicembre. Addio alla routine, addio alla routine. Te l'avevo detto nella stessa precedente che c'era o una routine che ti annoiava un po', qualcosa che andava un po', la Kundalini stava un po' al blocco, o l'energia passionale, sessuale, creativa era un po' al blocco, o era comunque non sfavillante, no? Come dovrebbe essere per la maggior parte delle volte. Addio alla routine, succede qualcosa di nuovo in questa settimana, infatti. E ce lo confermano anche questi tarot, questi oracoli. Qua c'è un aereo, la luna, abbiamo anche, questa era un po' la luna crescente, la luna nuova l'abbiamo avuta l'1 dicembre, ci sono viaggi, spostamenti, nuovi inizi. Vediamo un po' come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore in questa settimana. Cosa accade nell'amore? Allora, vediamo. Vedi che ti ho detto, 4 di coppe, c'era un po' di routine, un po' di noia, stavi vivendo. 8 di coppe, arriva un cambio emozionale. Asso di spade, comunicazioni. Nuovi inizi, asso di spade, qua c'è di nuovo la luna, nuovi inizi, grazie a questa luna nuova, luna crescente. Abbiamo nuovi inizi che parlano di comunicazioni, arriva tutto da comunicazioni, inizi che partono da comunicazioni. Ti vedo un po' annoiata, un po' annoiato ultimamente. Arriva un cambio emozionale, qua o tu ti dai un colpo, cioè nel senso arriva proprio una botta emozionale bella e arrivano comunicazioni, un cambio arriva qui, o tu te ne vai da una relazione o te ne sei già andata per noia o volevi un cambio emozionale in una relazione o nella tua vita emozionale volevi un cambio, direi se c'è una persona o meno. Qua la vedo, asso di spade, inizi di comunicazione, e qua abbiamo re di denari, abbiamo un uomo di tutto d'un pezzo, può essere anche una donna, una persona di spessore che sa cosa vuole, una persona che prende seriamente. Ok, vediamo l'energia di questa persona che ti viene incontro. Qual è l'energia di questa persona che ti viene incontro nei tuoi confronti? È l'imperatore. 2 di coppe.
si fa sul serio con questa persona, te l'ho già detto prima, assolutamente il mago, mamma mia, questa è la settimana dell'amore per te. Qua c'è una persona che fa veramente sul serio. L'imperatore è una persona che è tutto d'un pezzo, come il Papa l'avevamo visto prima, che sa quello che vuole, lo fa secondo le sue strategie, non gli si può dire no, ma soprattutto ha ben aspettato con queste carte, che sono delle carte, forse è una... sono tre carte potentissime insieme della serie Sposami, o comunque costruiamo, così si fa, minuziosamente. È una persona che ha tutte le intenzioni di manifestare un grande amore con te, un amore costruttivo, un amore che ha alla base un radicamento profondo, un amore che dura nel tempo, un amore che ne vale la pena, mi dicono. Cioè, sono carte bellissime qua, eh? Vedete come si confermano poi sempre? Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. 10 di spade, la papessa e il 3 di bastoni. Allora, per alcuni di voi è un amore nuovo, voi avete vissuto qua una situazione difficile a livello emozionale, molto difficile, ve la siete messa alle spalle con la papessa, lavorando dentro di voi con il lavoro su di sé e con la legge spirituale. Il 3 di bastoni mi parla di una persona che può essere a distanza, o una persona che stai aspettando, oppure di nuovi inizi che prima di concretizzarsi devono necessariamente aspettare qualche giorno. Guarda che carte c'ha questa persona, qua ti chiedono un po' di attesa. Ci sono comunicazioni per te, ma qua per l'incontro, per delle cose grosse, qualche giorno bisogna aspettare. 10 di bastoni, forse è lontana per lavoro. Che c'è dopo il 3 di bastoni? 9 di spade, un po' di preoccupazioni legate a da un'attesa. Un po' di preoccupazioni legate a un'attesa per la concretizzazione di questo. Un po' di preoccupazioni legate a quando succede, quando arriva. Te l'ho detto che qua con le prime carte ci può essere un po' di ansia relativa alle cose che la mente vuole vedere subito, no? Vediamo un po' energia positiva per te in amore. Energia positiva e re di coppe. C'è una persona che ti ama davvero. Puoi avere fede e fiducia nei sentimenti di questa persona. È una persona di cui ci si può fidare, sia emozionalmente che praticamente. Re di coppe. Anche se è una donna, È una persona che si apre emozionalmente a te, assolutamente. Il diavolo è che non vuole arrendersi, come la stesa di prima, te l'ho detto. Fammi vedere l'energia negativa quale può essere. Il 2 di bastoni. Il 2 di bastoni mi parla di che decisione devo prendere, forse ha a che fare con te, un po' di chiarezza mentale, perché questa persona, vedi la fila di questa persona è decisa a quello che vuole. E ci può essere un po' di titubanza in te con la papessa, anche se sei uomo, E quindi credo che sia un'attesa tua nel fare lo faccio, non lo faccio, qualcosa di questa natura. Perché il 2 di bastoni al blocco? Il diavolo. C'è un po' di paura a prendere una decisione in virtù di situazioni tossiche che hai potuto vivere in passato. Energia positiva e re di coppe. La giustizia. Ragazzi, guarda, questo è un amore divino. C'è un amore divino. Non so cos'altro dirti. Mi dicono che ne vale la pena qua. C'è un po' di titubanza tua, te l'avevo già detto un po' con queste carte qui, mi spiego? Anche perché qua addio alla routine, diceva questa carta, no? Una routine legata magari a una vita un po' più introspettiva che stavi vivendo in questo momento, elaborazione di una chiusura, di un dolore, di una tappa difficile a livello emozionale. Un po' di preoccupazioni legate alla mente, mi lancio o non mi lancio, questo è il senso. Però ti dico una cosa, le carte mi dicono ne vale la pena, va bene? Sì. Vediamo un po' con i miei oracoli, lui lei, che non lasciano spazio al dubbio, cosa ci raccontano per tutte le ragazze nuove. I ragazzi nuovi li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Cosa ti dice questa persona? Sei così, guarda, dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Sei tutto ciò che questa persona ha sempre desiderato. Questa persona farà le cose giuste con te, mandata dalla giustizia divina? Ne vale la pena, mi dicono. È una persona molto saggia, tant'è che l'energia che tu mi mandi all'esterno è una persona molto saggia. Eccolo, va bene? Volta
interviene in questo momento della tua vita, in questa settimana, per farti sciogliere delle resistenze, l'acqua. Vediamo un po' cos'altro ti dirà questa persona. Cioè, il senso qual è? Qua ricevi comunicazioni e nuovi inizi. Forse sta a distanza questa persona per incontrarsi, un po' di preoccupazioni a lasciarsi andare, a vedere il futuro insieme, da parte tua credo, perché questa persona ha le idee chiare. Vediamo un po' cos'altro ti dirà questa persona. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Ti vuole proprio questa persona, forse ti intimorisce un po'. Non lo so, ti chiedo perché vedo che qua questa persona è molto decisa, qua vedo carte un po' più introspettive tue. Cos'altro ti dirà questa persona? Tu sei mia. Secondo me perché mette un po' il piede sull'acceleratore, te l'ho già detto anche nell'altra stesa, e a te ti vedo con energia un poco più pragmatica, un po' più soft. Sì, rispetto a questa cosa. Vediamo un po', fammene mettere un'altra qua, voglio capire un'altra cosa. Cosa viene dopo il 3 di bastoni? La regina di spade, ti vedo con la spada un po' puntata, facendo un po' lo scanner. Ti vedo facendo un po' lo scanner. Però questa è una prova per te, mi spiego, è uno scanner rispetto a questi messaggi, a questi inviti. Guarda, siccome si evince qua una persona con l'imperatore, che è una persona tutto d'un pezzo, che sa quello che fa, non si fa abbindolare, insomma fa le cose quando lo dice lui. Non vorrei tu ti fraintendessi con le attitudini di questa persona, perché arriva boomerang da te, Fammi vedere un po' se mi parlano di qualche nodo karmico qua, vediamo. Mettiamoci tutti e tre i sefiri, tutti e sei i sefiri. Di che nodo karmico mi parla la regina di spade qua? Nel fluire a queste emozioni. Di che nodo karmico mi parla? Eccola. E siamo proprio nel regno karmico e gregorico. Un po' di paure ci sono qua. Entra questa Venere in Acquario l'8, ma già si sentono i profumi di questa apertura al nuovo, no? Darsi, anche se è la stessa persona, darsi a nuove prospettive, essere meno rigidi. I tarocchi ci insegnano a vedere come stiamo, che narrazione stiamo mettendo in scena, andando incontro al grande postulato della vita, che è quello di abbattere resistenze, paure e attaccamenti, no? Allora, vediamo quali sono queste paure, questi attaccamenti che hai, o che ti può scatenare questa persona. La prigionia, forse è una persona che insiste o che ha un carattere molto forte, autoritario, puoi sentirti un po' prigioniera o prigioniero, non farti mettere in prigione da nessuno e da nessuna situazione. È possibile che la situazione dolorosa del 10 di spade, che abbiamo potuto vivere in tempi relativamente brevi o anche un po' più passati, e su cui tu hai lavorato, e che ti sei sentita in trappola in qualche relazione, o ti sei sentita un po' insoddisfatta, il 4 di coppe, insoddisfatto, no? E volevi questo cambio. È come se la prigionia dell'ego, la mente ti tiene prigioniera o prigioniero. Accorgiti di questo. Qua mi dicono che questo amore ne vale la pena. Accorgiti di questo. I tarocchi ci servono a vedere qual è il karma e il dharma, affinché noi possiamo sciogliere le nostre paure e resistenze. D'accordo? Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!